Passando Valentino, si fa una bella cosa, la Vergine e la sposa si fanno orar. La follia di Ofelia. Amleto, atto quarto, scena quinta. No, questo è un canto della provincia di Foggia, il Cerignolo, del suo paese. Bentornati sulla soffitta di Pippo e ben trovati a questa nuova puntata del podcast dedicato alle donne più belle della commedia italiana degli anni '80. Non perderti tutte le puntate che trovi qui sul canale e se ti va, lasciami un commento sulle tue preferite. Oggi vi racconto della bellissima Laura Antonelli, una vera icona del cinema italiano. Il volto femminile più bello del mondo, così la definì una volta Luchino Visconti. Nata a Pola il 28 novembre 1941 e scomparsa nel 2015, nella solitudine della sua casa di Ladispoli, Laura Antonelli è stata una diva tormentata e un sex symbol che ha fatto sognare milioni di italiani. La sua troppa fragilità era, oltre che bella e brava, era molto altruista, molto elargiva a tutti, aiutava tutti. E vabbè. Un cuore grande da parte dell'Antonelli, aveva un cuore grande. Sì, un cuore grande ed era ultimamente ridotta male, insomma, ridotta male fisicamente e moralmente. Laura Antonelli non era solo bellezza, era l'ossessione. Negli anni 70 e 80, insomma, ha raggiunto l'apice della popolarità, spaziando dalle pellicole erotiche a film d'autore che le hanno permesso di dimostrare il suo talento. Fu il volto, il corpo, la coscia sotto il reggicalze marrone, la rotondità perfetta del corpo femminile in un mix di amori vietati e bramosie brucianti. Ma prima di addentrarci nella sua vita, vi annuncio che sto preparando una nuova serie parallela sulle icone femminili del cinema americano. Fatemi sapere se vi gusta l'idea. Laura Antonas, poi italianizzata in Laura Antonelli, nasce a Pola, in Istria, all'epoca parte dell'Italia, oggi Croazia. La sua popolarità esplode tra gli anni 70 e 80, quando diventa protagonista di pellicole che hanno segnato il cinema erotico italiano. Da giovane si trasferisce con la famiglia in Italia, studiando a Napoli e diplomandosi presso l'ISPF di Roma. Qui lavora come insegnante di ginnastica, ma la sua bellezza non passa inosservata. Tra spot pubblicitari e fotoromanzi inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1971 arriva la grande occasione con Il Merlo maschio accanto a Lando Buzzanca, dove conquista il pubblico con la sua leggendaria schiena a forma di violoncello. Ma il successo travolgente arriva nel 1973 con Malizia di Salvatore Samperi, dove interpreta la cameriera sensuale che ha fatto girare la testa a intere generazioni. Il film incassa miliardi e la consacra come icona sexy del cinema italiano, portandole anche il Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista. Intanto, nella vita privata, la bella Laura fa battere il cuore a Jean-Paul Belmondo, con cui vive una storia intensa. Seguono altri film di successo come Sesso matto di Dino Risi, Divina creatura di Giuseppe Patroni Griffi e L'innocente di Luchino Visconti, che confermano la sua versatilità come attrice, pur senza rinunciare alla sua inconfondibile sensualità. Negli anni '80, tuttavia, le nuove leve si fanno avanti e Laura si ritrova a competere con attrici più giovani. Si butta quindi nelle commedie leggere, come Violentemente Mia con Diego Abatantuono e Grandi Magazzini, ma anche il cult Rimini Rimini, dove regala una performance indimenticabile. Purtroppo, gli anni 90 segnano l'inizio del declino. Nel 1991 viene arrestata per possesso di droga, un'ombra che segna la sua carriera e la sua vita. Poco dopo, un intervento di chirurgia estetica mal riuscito la lascia deturpata e il sogno si trasforma in incubo. I giornali si accaniscono su di lei e la Antonelli finisce in una spirale di depressione e isolamento. Ma io non so perché negli ultimi anni mi aspettavo da un giorno all'altro, avendola vista troppo sola questa donna, che finisse così, finita in un modo brutto, sola, triste, senza più nessuno vicino, e tutti quelli che la osannavano, la acclamavano e poi
le hanno rubato soldi, gioielli, è sempre così nella vita. Dopo anni di battaglie legali, riceve un risarcimento per i danni subiti, ma ormai il suo splendore è solo un ricordo. Nel 2010, l'amico Lino Banfi lancia un appello per aiutarla, ma la diva, ormai lontana dai riflettori, vive in condizioni modeste alla Dispoli. Nel 2015, la tragica notizia: Laura Antonelli viene trovata senza vita nella sua casa. È stata una bella botta stamattina quando l'ho saputo, perché sono uno dei pochi, se non l'unico, fra gli attori, colleghi, che la vedeva ogni tanto, perché lei non voleva essere vista da nessuno per il suo cambiamento, diciamo, psicologico, fisico, eccetera. Si chiude così la storia di una donna che ha incarnato il desiderio di un'epoca, tra luci e ombre. Anche il cantante Simone Cristicchi le dedica una canzone struggente, Laura, in cui racconta la sua bellezza, ma anche il dolore e l'abbandono vissuti negli ultimi anni. Laura Antonelli resterà per sempre un'icona del cinema italiano, un simbolo di sensualità e malinconia che continua a far sognare gli appassionati del genere. E anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuta questa puntata, lascia un like, iscriviti al canale e scrivimi nei commenti quale altra diva ti piacerebbe scoprire. Alla prossima puntata, sempre qui nella soffitta di Pippo.